Ciao a tutti e ben trovati su Red, qui nella nostra fantastica officina da cui faremo un sacco di video. Come avete letto nel titolo, in questo video parliamo di moto per neopatentati. Un segmento, quello delle moto a 48 cavalli o 35 kW, se vogliamo usare l'unità di misura corretta, che non è mai stato così ricco e che nel 2024 vedrà l'arrivo di tante nuove proposte che sicuramente avremo modo di provare nel corso dell'anno. E siccome le moto sono davvero tante, le moto A2, in questa rassegna nasce proprio per quello, per darvi un po' di dritte su dove indirizzare lo sguardo quando cercate una moto per neopatentati A2. Quindi questo video vuole essere un vero e proprio distillato di modelli che io reputo degni di attenzione. In tutto ho scelto 20 moto con prezzi che vanno da meno di 6.000 euro fino a quasi 13.000 euro. 10 moto sono depotenziate, altre 10 sono cosiddette native, ovvero moto che non hanno bisogno di subire un depotenziamento per rientrare nel limite dei 35 kW. Ma prima di tutto un paio di informazioni che io ritengo utili per chi è interessato a queste moto. Ad esempio, lo sapevate che se avete la patente A1, quindi avete guidato 125, è possibile passare alla 2 senza passare dalle forche caudine dell'esame pratico? Ebbene sì, questa cosa è possibile dal 18 settembre del 2023, sarà sufficiente frequentare un corso presso un'autoscuola per passare senza dover ripetere l'esame, quindi passare dalla 1 alla 2. Ulteriori approfondimenti su questo argomento li trovate su questo articolo qua sopra, pubblicato sul sito redline.it. La seconda questione è, meglio scegliere una moto A2 nativa oppure una depotenziata? Il dilemma non è di facile soluzione perché entrambe le scelte hanno pro e contro. Le A2 cosiddette native sono moto generalmente piccole o di media cilindrata, dai 300 ai 500 cm3 più o meno per capirci. Solitamente, ma non sempre, alla cilindrata contenuta si accompagna anche dimensioni contenute e anche un peso altrettanto contenuto. Solitamente, ma non sempre, attenzione. Quindi sono moto molto facili e gestibili, hanno costi di manutenzione inferiori, anche l'assicurazione costa meno. Il contro è che però nel momento in cui è possibile, sarà possibile per voi guidare una moto a potenza libera, quindi con potenza maggiore, quindi passando la patente a 3, questi modelli restano un po' fermi al loro livello di prestazioni, però magari a voi va bene così. Le moto depotenziate invece partono, giova ricordarlo, da modelli che hanno un tetto massimo di potenza di 95 cavalli. Per questo motivo ci sono alcuni modelli che hanno addirittura 3 allestimenti di potenza, ovvero la versione a potenza diciamo piena, la versione a 95 cavalli, da cui poi viene declinata la versione a 48 cavalli per la patente A2. Attenzione perché non tutte le moto depotenziate arriveranno ai fatidici 48 cavalli, perché la legge prevede anche un altro limite, quello degli 0,2 kW per ogni chilogrammo. Quindi moto molto leggere potrebbero trovarsi ferme a potenze inferiori. Un esempio, se è una moto da 160 kg, la sua potenza massima da depotenziata non potrà superare i 32 kW, ovvero i 43 cavalli e mezzo. È tutto chiaro? In compenso, con le depotenziate possiamo far sì che quando sia terminato il periodo d'obbligo di guida con patente A2 e siamo passati alla 3, la moto possa tornare ai 95 cavalli e quindi può accompagnarci nella crescita motociclistica seguendo il nostro percorso di apprendimento. I contro, le moto depotenziate nascono per gestire potenze maggiori, hanno pesi solitamente maggiori, non tutte però come vedremo, pneumatici di maggiore sezione, quindi hanno una gestione più costosa, l'assicurazione costa di più, sono un pochino più pesanti, sono più potenti, insomma la guida di moto così pesanti, magari con motori meno potenti, non è così esaltante. Ultima cosa, tenete presente che fare i furbi, ovvero prendere una moto depotenziata e sbloccarla subito, oltre ad essere ovviamente vietato per legge, fa decadere la copertura assicurativa in caso di incidente. È meglio quindi non pensare alle conseguenze che sconfinano anche nel penale, perché questo è come se voi stesse guidando una moto senza avere nessun tipo di patente. Quindi non facciamo i furbi. Fidatevi, è molto meglio avere tutto in regola. E quindi adesso partiamo con la nostra rassegna.
È la moto del debutto di Triumph nel segmento delle piccole cilindrate e il costruttore di Hinckley lo fa a modo suo, proponendo due moto che hanno davvero grande qualità percepita, tanta buona sostanza tecnica e un prezzo assolutamente interessante, 5.495 euro. Sono realizzate in India in collaborazione con l'indiana Bajaj. Le Triumph Speed e la Scrambler 400 adottano un monocilindrico 4 valvole, doppio albero a camme in testa, raffreddato a liquido da 398 cm3, accreditato di una potenza massima di 40 cavalli a 8000 giri. La dotazione è molto completa con ride by wire, ABS a 2 canali, disinseribili addirittura sulla Scrambler per guidare in fuoristrada. Le due moto differiscono per la ciclistica, che vede sospensioni a minore escursione, ruote da 17 sulla Speed 400 e sospensioni che arrivano a 150 mm e ruota anteriore da 19 sulla Scrambler 400. Peso e altezza sella da urlo, solo 170 kg e 790 mm per la Speed, che arrivano a 179 e 835 per la Scrambler. Una coppia di moto davvero molto interessanti da tenere d'occhio perché la qualità è davvero di alto livello. Royal Enfield in questi anni è riuscita in un piccolo miracolo, ovvero lanciare il fenomeno del cheap is cool. Non fraintendetemi, perché le moto indiane non sono così diverse da molte altre protagoniste entry level a livello di dotazione e qualità, anzi per certe cose sono pure meglio. Ma quello che Royal Enfield è riuscita a fare è stata rendere figa una moto economica. La bandiera di questo movimento la porta senza ombra di dubbio la Himalayan, moto che io definisco il pandino 4x4 delle moto. Una moto pronta per l'avventura a basso costo, che ha conquistato davvero un sacco di apprezzamenti proprio per la sua semplicità, trascinando poi tutto il marchio Royal Enfield verso ottime vendite. Oggi per la Himalayan è arrivato il momento di crescere di cilindrata e anche di dotazione. È stata infatti da poco lanciata la Himalayan 450, che ora sfoggia un nuovo motore raffreddato a liquido da 452 cm3 per 40 cavalli. I tecnici Royal Enfield hanno aggiunto addirittura, pensate, la sesta marcia e il ride by wire, sospensioni a lunga escursione perché sono 200 mm per asse e ruote da 21 a 18 la rendono una vera e propria avventuriera. Il prezzo si parte da 5.900 euro per la versione base, ma in ogni caso non si superano i 6.500 euro per la più ricca versione Summit con cerchi tubeless. La Valico 525 DSX è la proposta crossover di Voge, il brand di lusso della Longines, una moto riuscitissima e super rifinita e anche l'unico modello che nel 2023 per un mese è riuscita a battere sul mercato la Benelli TRK 502. Il motore è un bicilindrico da 494 cm3, ora capace di 48 cavalli e quindi di rientrare senza depotenziamento nel limite dei patentati A2. Una moto dai contenuti, devo dire, veramente interessanti, pensati per chi ama viaggiare, perché ad esempio non manca il cupolino regolabile che manca su moto anche più prestigiose, tra l'altro manualmente senza attrezzi, e la dotazione è davvero completa. La componentistica porta firme pesanti come Nissin, Kayaba, Pirelli, il che rende il prezzo super interessante, 6.290 euro. Ma attenzione, spesso le Vogue sono in promozione e il prezzo scende anche sotto i 6.000 euro. Se volete saperne di più, leggete sul sito l'articolo che abbiamo dedicato a questa moto. Un brand davvero molto aggressivo, CF Moto in pochi anni ha dimostrato con i fatti di meritarsi un posto tra i grandi marchi del motociclismo mondiale. La 450 SR è l'esempio lampante di come si possa costruire un'eccellente super sportiva per patente A2 senza eccedere nel prezzo, che per la 450 SR si ferma a 6.490 euro. Molto valida la dotazione tecnica con il motore 450 cm3 bicilindrico con fasatura 270 capace di 47 cavalli a 10.000 giri. Il telaio è realizzato in acciaio, il forcellone in alluminio. E devo dire che c'è una grande cura nei dettagli, evidente nelle pedane, nei semimanubri, nel silenziatore, anche nella strumentazione che comunque è evoluta con display TFT e connessa. La qualità della componentistica al top, sospensioni sono Kayaba, ma la forcella purtroppo non si può regolare, e freni Brembo certificano la voglia di CF Moto di fare bene in questo settore. Insomma, non le manca proprio niente.
E una delle novità 2024 per Kawasaki, insieme alla sorella Ninja, vede crescere la cilindrata del suo bicilindrico in linea. Di fatto è un'evoluzione della Nota Z400, da cui eredita una parte anche della componentistica e l'impostazione estetica fedele ai dettami del Sugumi Style, tipico di Kawasaki. I riflettori sono soprattutto per il nuovo motore bicilindrico parallelo raffreddato ad acqua con fasatura a 180 gradi che cresce di cilindrata fino a 451 cm3 e nelle prestazioni toccando quota 45,4 cavalli. Telaio e forcellone sono in acciaio per un peso che si ferma a 172 kg in ordine di marcia. Una moto che prosegue la grande tradizione di Kawasaki nel mondo delle piccole cilindrate, unico marchio in passato a crederci in tempi non sospetti quando importò la Ninja e la Z250 che poi oggi sono cresciute e sono arrivate fino a qua. Per gli amanti dei semimanubri c'è anche la Ninja 500 che con la Z condivide tutta la base tecnica. Interessante notare che questo motore è utilizzato anche sulla Z7 e sulla Ninja 7 Hybrid, le prime moto ibride al mondo. Nel momento in cui andiamo online con questo video i prezzi non sono ancora stati comunicati. Un grande classico per gli amanti della patente A2, nonché uno dei primi modelli a portare qualità meccanica e ciclistica in questo segmento. La KTM 390 Duke si è rinnovata proprio per il 2024 e sfoggia una linea davvero molto aggressiva che cattura immediatamente lo sguardo. Come detto, su questa moto c'è qualità, molti elementi hanno un'area, come dire, professionale, come ad esempio la sospensione VP Apex, un vero marchio di fabbrica per le moto di Matti Goffen. La Duke è una tra le proposte più high tech per i patentati A2, con il quadro strumenti per esempio TFT, eventuale connettività per lo smartphone, faro a LED, con un peso di soli 149 kg a secco, è una vera piuma. E fra le mani di un pilota esperto nel misto può davvero dare del filo da torcere anche alle sportive più blasonate di cilindrata superiore. È insomma una moto nativa che si può scegliere per iniziare, sì, ma dalla quale sicuramente non vi si stancherete in fretta man mano che crescete con l'esperienza. Il suo monocilindrico ora raggiunge la cilindrata piena di 399 cm3 per 44 cavalli, prezzo aggiornato a dicembre 2023 6.780 euro. Se vi piacciono le carenature, puntate lo sguardo verso la KTM RC 390 che con la Duke condivide la base tecnica. Se invece vi sentite avventurosi, allora andate a guardare la 390 Adventure. Se amate i semimanubri e magari avete guidato la Yamaha YZF R125, la R3, tra l'altro protagonista da anni nel mondiale Supersport, rappresenta la sua crescita naturale. Una piccola sportiva molto brillante e super adatta per muovere anche i primi passi in pista, tant'è che è utilizzata anche da tantissime scuole di pilotaggio in Italia. La YZF R3 ripropone il motore bicilindrico Yamaha, fronte marcia da 321 cm3, 4 tempi, con raffreddamento a liquido e iniezione elettronica, capace di 42 cavalli e 29,6 Nm di coppia. Il telaio è in acciaio così come il forcellone, insomma struttura abbastanza semplice, però il forcellone è asimmetrico e collegato alla sospensione con leveraggio monocross e all'ammortizzatore Kayaba, regolabile nel precarico della molla. Nuova invece è la forcella a steli rovesciati Kayaba, sempre da 37 mm di diametro, e inedite le piastre di sterzo che grazie a semimanubri un pochino più bassi promettono di offrirvi una guida più sportiva. Inedito anche il serbatoio che propone forme diciamo un pochino più abbondanti per guidare meglio. La testa della sella è di soli 780 mm da terra, il peso solo 169 kg in ordine di marcia, una vera farfalla. Prezzo aggiornato a dicembre 2023 6.799 euro.
Ancora in casa Aprilia per un graditissimo rientro nel segmento delle moto di piccola cilindrata con la RS 457, nome che riporta esattamente la cilindrata del suo motore bicilindrico. Progettato e realizzato ex novo, questo propulsore adotta la fasatura a 270 gradi dell'albero motore, che adesso va tanto di moda, per erogare 48 cavalli, ovvero il massimo raggiungibile per la patente A2. Aprilia poi però ha lavorato davvero sodo per ottenere il miglior peso possibile per questa potenza. Conoscete la regola peso per potenza. La RS 457 ferma l'ago della bilancia a soli 175 kg con il pieno, ottenendo quindi il miglior rapporto peso-potenza in relazione ai 48 cavalli. Altre chicche, il telaio è realizzato in alluminio, una vera rarità per la categoria, il forcellone invece è in acciaio, forcella e monoammortizzatore sono entrambi regolabili nel precarico e l'elettronica, come da tradizione Aprilia, è davvero di altissimo livello. Sono presenti ride-by-wire, 3 mappature motore, il controllo di trazione, l'ABS si può anche disattivare sull'asse posteriore per la guida sportiva in pista. Nel momento in cui andiamo online con questo video il prezzo non è ancora stato annunciato, ma ci è stato detto che sarà allineato alle proposte top del segmento, quindi guardatevi in giro, cercate arancione, capirete di cosa stiamo parlando. L'azienda di Treviso, gestita dal geniale Mariano Roman, che saluto, è stata capace di fare davvero un piccolo miracolo, riprendendo in mano il marchio Fantic e rilanciandolo alla grande e facendolo diventare il marchio top nelle aspirazioni dei motociclisti millennial. Non solo, hanno anche rilanciato il Caballero, rendendolo praticamente un brand nel brand. Caballero 500 si piazza al centro di una gamma che vede la versione 125 come moto di accesso e la nuova, lanciata l'anno scorso, bicilindrica 700 come ammiraglia. È disponibile in 4 versioni: Scrambler, Deluxe, Explorer e Rally, ed è mosso da un motore monocilindrico da 449 cm3 e 43 cavalli. Il look rinnovato per il 2024 è centratissimo e anche le finiture e dotazione sono davvero di buon livello, confermando la volontà di Fantic di proporre una moto che comunque tiene fede al nome che porta, tutto senza esagerare con i prezzi che orbitano attorno ai 7.000 euro. La sella della versione Scrambler è a 820 mm da terra e il peso dichiarato è di soli 150 kg a secco, circa 165 in ordine di marcia. Se volete qualcosina di più, date un'occhiata al Caballero 700 con motore bicilindrico Yamaha. La Moto Morini 6,5 è un modello un po', come dire, borderline tra il segmento delle naked pure e quello delle heritage o delle scrambler. Le versioni disponibili sono due: la SCR, dotata di ruote a raggi e parafango alto, e la STR, che invece le ruote in lega. In entrambi i casi il diametro delle ruote, e questo è abbastanza originale, è comunque lo stesso: 18 anteriore e 17 posteriore. Sono di fatto due scelte complementari. La STR è più urbana e di impostazione naked, la SCR invece è una vera e propria scramblerina. Il motore è bicilindrico da 649 cm3 in versione a potenza piena, eroga 60 cavalli e 54 Nm di coppia massima. È lo stesso che equipaggia la maxi enduro di successo di casa Morini, la X-Cape 650. Passando invece alla ciclistica, troviamo un telaio a traliccio in acciaio con un forcellone in alluminio al quale è ancorato un mono ammortizzatore Kayaba con 120 mm di escursione, mentre la forcella da 43 mm, sempre marcata Kayaba, ha 120 mm di escursione. Altezza sella 810 mm da terra, peso dichiarato 210 kg a secco, il prezzo 7.390 euro, aggiornato a dicembre 2023. Sulla stessa piattaforma è arrivata proprio quest'anno la Calibro 650, una piccola cruiser con trasmissione a cinghia molto interessante.
La Benelli TRK 702 rappresenta la crescita ragionata di un modello che in questi anni in Italia ha fatto davvero sfracelli sul mercato. Rinnovata nel look e nella sostanza, l'erede della best seller TRK 502 non ha tradito le aspettative, piazzandosi subito al vertice della classifica delle vendite mese per mese. Il suo punto di forza, sicuramente è l'imponenza. È una moto importante per dimensioni e purtroppo anche per il peso, che con 235 kg in ordine di marcia è un po' il suo tallone d'Achille. E in ogni caso un peso gestibile, perché la sella sulla versione standard, quella con le due ruote da 17 per intenderci, è a soli 790 mm da terra. A livello di finiture qualche alto e basso, però la dotazione devo dire è piuttosto completa. Per la categoria non manca la presa USB, lo schermo TFT da 5 pollici connesso e il monoamortizzatore è regolabile nel precarico e anche nell'idraulica in compressione ed estensione. La forcella invece non è regolabile. Il motore è un bicilindrico in linea da 698 cm3, capace di 70 cavalli, ovviamente depotenziabile a 35 kW. Il nostro consiglio, mio consiglio personale se volete, è di puntare sulla TRK 702X, che con le ruote a raggi e la ruota anteriore da 19 pollici guadagna parecchio appeal estetico, oltre ad avere una guida un pochino più equilibrata, come abbiamo visto nella prova. Per questo però la sella poi si sposta a 830 mm da terra. Il prezzo è molto competitivo, 7.490 euro, franco concessionario al momento in cui andiamo online. Benelli ha però davvero tanti modelli per patente A2 nel suo listino, dalla classica Leoncino alle prossime sportive Tornado che arriveranno nel corso del 2024, insomma è un marchio da tenere d'occhio. Nome nuovo e nuova sostanza per quella che era la CB500X di fatto, moto che per il 2024 viene ribattezzata da Honda in NX500, modello che si conferma come la perfetta porta d'accesso al mondo delle crossover con ruota da 19 pollici. Il bicilindrico con fasatura a 180 gradi conserva le sue caratteristiche peculiari, la potenza di 48 cavalli, quindi tetto massimo per le potenti A2, non cambia, ma la moto migliora nell'erogazione ai bassi e medi regimi e conquista anche il controllo di trazione HTSC. Le sospensioni sono a lunga escursione, prevedono il monoamortizzatore regolabile nel precarico e la frizione adotta il sistema anti-saltellamento. Tutto nuovo il display TFT a colori da 5 pollici che consente anche la connessione all'Honda App Road Sync per consentire la navigazione passo passo e l'accesso a molte funzioni dallo smartphone. Se preferite il genere naked o sportivo, allora puntate il mirino sulla CB 500 Hornet o sulla CBR 500R, entrambe aggiornate per il 2024 con la stessa piattaforma, mentre se avete lo spirito un po' freak, allora sempre in casa Honda c'è la CL 500. Insomma, Honda di moto per A2 ne ha veramente un sacco. Il prezzo è al momento in cui andiamo online con il video non è ancora stato comunicato, ma la CB 500X da cui deriva questa moto costa 7.290 euro, i conti quindi sono presto fatti. Moto di grande sostanza, la nuova Honda Hornet nasce sulla nuova piattaforma basata sul bicilindrico in linea da 755 cm3, capace a potenza piena di raggiungere i 92 cavalli, il limite che la rende depotenziabile per la patente A2. La struttura di base è semplice, telaio e forcellone sono in acciaio, però tutto è funzionale. La forcella è a steli rovesciati Showa, però non è regolabile, e la moto è leggera, pesa solo 190 kg con il pieno, bassa e davvero molto facile per tutti. La sella infatti ha soli 790 mm da terra, il che la rende una delle moto più accessibili anche da chi non è super dotato in statura. Prezzo molto competitivo, 7.990 euro. Ovviamente su questo stesso canale trovate la prova completa e anche la comparativa delle naked entry in cui la Hornet è stata protagonista. Dalla stessa piattaforma nasce anche la Transalp 750, anch'essa disponibile in versione per patente A2.
Un grande rientro di Suzuki con questa nuova piattaforma bicilindrica che è stata letteralmente protagonista in tutte le nostre comparative, sia quando parliamo di naked sia quando parliamo di enduro. Il motore parallelo con fasatura a 270 gradi da 776 cm3, capace nella versione potenza piena di 83 cavalli. Ovviamente in questo caso a noi interessa la versione a 35 kW. Dotazione tecnica, elettronica, sospensioni e freni l'hanno resa protagonista della nostra comparativa delle naked entry level, ve la metto qua sopra. Fin troppo facile capire che questa moto possa entrare di diritto nell'elenco delle migliori naked per patenti A2. Il peso è di 202 kg in ordine di marcia e la sella è a 820 mm da terra. Il prezzo 8.900 euro. Se siete amanti delle moto sportive, allora puntate lo sguardo verso la GSX 8R, che con la S condivide tutta la base tecnica ma si propone come sportiva entry level, e c'è anche la V-Strom 800 come depotenziata. Parente molto stretta della sportiva RS 660, la Tuono 660 entra di prepotenza nella nostra rassegna delle migliori moto per neopatentati A2 grazie a un mix quasi perfetto di potenza, leggerezza e tecnologia. La base tecnica è ovviamente in comune con quella delle sportive, telaio e motore, forcellone e freni sono infatti assolutamente identici, ma non è tutto uguale, perché per offrire un feeling di guida migliore, per una guida più morbida su strada, la Tuono 660 sfrutta un fissaggio in meno del motore al telaio per rendere tutto un pochino più flessibile e adotta una forcella un pochino più semplice con la regolazione sul solo stelo destro, e l'elettronica è comunque di alto livello con ride-by-wire multimappa, controllo di trazione regolabile. Cambio elettronico e piattaforma inerziale che trasforma l'ABS in ABS cornering sono però disponibili come optional. Il motore eroga a potenza piena ovviamente 95 cavalli tondi, limite massimo per poter essere depotenziato. Di sicuro è una moto che tiene fede al nome che porta, è estremamente agile, è leggera, 183 kg in ordine di marcia, ma sempre ben piantata sul terreno. Insomma, è una vera Tuono e noi l'abbiamo anche provata, trovate il video nel nostro canale. Prezzo aggiornato a dicembre 2023, 10.599 euro. Una delle moto che negli ultimi anni è stata capace di attirare attorno a sé le maggiori attenzioni è senza dubbio quella che ha rilanciato il segmento delle cosiddette adventuring, tracciando una strada di successo che poi tutti più o meno hanno seguito. La Tenere 700 punta su leggerezza, grande attitudine al fuoristrada grazie a sospensioni da escursione davvero generosa. Il motore è il bicilindrico CP2 che la Tenere 700 condivide con MT-07 e Tracer 700, altri due modelli che Yamaha propone per patente A2. È davvero un motore brillante, capace di 70 cavalli per 68 Nm di coppia. L'altezza della sella è 875 mm, non è proprio alla portata di tutti, però sulla versione Explore, dotata di sospensioni a minore escursione, scende a 860 mm. Il peso 204 kg in ordine di marcia, rende in ogni caso la Tenere 700 una moto relativamente facile da gestire. Prezzi aggiornati a dicembre 2023 vanno da 10.999 euro della versione base ai 13.090 della versione War Raid, la versione più evoluta con doppio serbatoio e sospensioni ancora migliori. La nuova monocilindrica Ducati è stata pensata per essere la porta di accesso al mondo delle moto di Borgo Panigale. Lo è grazie a un prezzo che per la versione base si attesta a 12.800 euro, che però, come per tutte le Ducati, per la versione patente A2 scende di altri 1.000 euro. Certo non ha un listino super economico, però è adeguato all'incredibile sostanza tecnica che questa moto è in grado di proporre. Parliamo del motore che adotta la termica del bicilindrico della 1299 Panigale con tanto di distribuzione desmodromica, davvero una chicca. Un motore capace a potenza piena di ben 77 cavalli e di frullare fino a 10.000 giri. Come per tutte le Ducati, il pacchetto elettronico è di altissimo livello, comprendendo perfino l'assistenza alla derapata e all'impennata, oltre all'ABS cornering e all'acceleratore ride by wire, ovviamente multimappa.
Raffinatissime le sospensioni, entrambi completamente regolabili con la chicca della forcella che ha gli steli in alluminio per contenere il peso, un po' come succede sulle mountain bike. Altezza sella non per tutti, parliamo di 904 mm che scendono a 890 con il kit della sella bassa, ma il buono è che la moto è davvero stretta, super leggera, solo 151 kg in ordine di marcia, il che, calcolatrice alla mano, fa sì che la versione depotenziata non possa però superare per legge i 41 cavalli. Insomma, è senza dubbio una delle A2 più complete. Da tenere presente che Ducati ha un'intera gamma però di moto A2 che vanno dalla Monster alla Desert X. Guardate lo speciale sul nostro sito per scoprirle, tutte scontate di 1.000 euro rispetto al prezzo base. Ecco la porta di accesso al mondo delle Adventure bicilindriche di Matigofen. La 790 Adventure è studiata proprio per i neopatentati, limitando la sua potenza massima del suo bicilindrico LC8C a 95 cavalli per poter essere poi ovviamente depotenziata a 35 kW. La base tecnica resta comunque invariata rispetto a quella ottima della 890 Adventure, una delle poche moto del segmento ad offrire anche in questa versione diciamo più stradale la ruota anteriore da 21 pollici. La forcella è una nuova VP Apex, il telaio è in acciaio, il forcellone in alluminio, sfrutta come ormai noto per KTM le nervature di rinforzo esterne. Completissima la strumentazione con un grande display TFT, altrettanto completa l'elettronica, un'eccellenza di KTM. La sella è regolabile in altezza e va da 830 a 850 mm, non bassissima, però la moto è snella nella zona di passaggio delle gambe. Il prezzo al momento in cui andiamo online è di 11.980 euro. In casa BMW ho scelto la F900 XR, moto che insieme alla Yamaha Tracer 700 è di fatto l'unica rappresentante nel segmento delle sport touring nel senso moderno del termine. E poi è stata anche una moto molto interessante, oltre che una delle protagoniste della comparativa crossover che abbiamo pubblicato poco tempo fa, la trovate qua sopra. Il motore bicilindrico da 895 cm3 nella potenza piena, nella versione potenza piena eroga 105 cavalli, ma esiste anche una versione depotenziabile a 48 cavalli. Tra le moto di questa rassegna è sicuramente una delle più dotate quanto ad elettronica. La moto pesa 219 kg in ordine di marcia e ci sono molte selle optional che possono portare l'altezza da terra a soli 795 mm o addirittura 775 mm se scegliete l'assetto ribassato. Insomma, è davvero una moto alla portata di tutti. Il prezzo aggiornato a dicembre 2023 parte da 12.550 euro, ovviamente pronto a lievitare se vi fate prendere la mano con gli accessori. Però va tenuto presente che quando passerete alla A3 potrete ripotenziare la moto a 95 cavalli. Se vi sentite più sportivi sappiate che potete puntare lo sguardo sulla Naked F900R che ha più o meno le stesse caratteristiche. In redazione siamo stati in dubbio fino all'ultimo se inserirlo in questa rassegna delle migliori moto per neopatentati A2, indecisi perché alla fine l'aspetto dell'XADV è da scooter, anche se in realtà sotto le plastiche c'è una moto fatta e finita, una moto vera e propria. Alla fine però l'abbiamo inserito perché i contenuti dell'Honda XADV, soprattutto grazie all'ultimo aggiornamento datato 2021, sono davvero super interessanti, perché questo possiamo dirlo è un mezzo unico al mondo, consente di farci davvero di tutto. Ci andate a lavorare e poi ci andate in Islanda come ha fatto un mio amico. Il motore è lo stesso bicilindrico in linea che anima le moto della serie NC, che a potenza piena eroga 58,6 cavalli. Qui però è il cambio di CT a doppia frizione a essere assoluto protagonista. È un mezzo che non costa poco, è vero, ma è fatto davvero molto bene ed è anche uno scooter o una moto assolutamente poliedrica. Spesso chi lo prova e lo usa per un po' fatica davvero a staccarsene, perché con lui ci fa davvero qualsiasi cosa. Non a caso Honda lo definisce l'unico SUV a due ruote, sella a 820 mm a terra, peso in ordine di marcia 236 kg, prezzo aggiornato a dicembre 2023 12.790 euro. Bene, questo era il mio distillato, la mia rassegna delle 20 moto per neopatentati A2 che io reputo più interessanti sul mercato. Ovviamente, come vi ho detto, è un distillato per cui
di moto ce ne sono davvero tantissime. Vi consiglio di approfondire l'argomento sul nostro sito reddrive.it, dove trovate uno speciale dedicato a queste moto e le trovate davvero praticamente quasi tutte. E voi ditemi cosa ne pensate delle moto A2, è meglio prendere una nativa, è meglio prendere una depotenziata? Parliamone qua sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video.